Replico qui brevemente, perché non c'è stato modo di farlo al dibattito di lunedì 17 marzo. Innanzitutto sono felice di vedere che non sono state usate argomentazioni per contestare alcuna delle mie idee e che l'unico tentativo di contrapposizione si è dissolto di fatto in una inversione del concetto che avevo esposto io stesso. In particolare si è cercato di affermare che quanto io dicevo sottendesse l'esistenza di una sola etica e di un solo principio etico nella nostra società, o che la cura, o per meglio dire come altri afferma, il lenire le sofferenze degli ammalati, non rientrasse nei propositi di quanto da me esposto. Credo non occorra nemmeno insistere sulla strumentalità della prima affermazione, poiché io stesso, nello stigmatizzare la vivisezione, ho affermato che la discriminazione di specie sulla quale essa si fonda non è altro se non uno dei tantissimi esempi di discriminazione che la storia ha conosciuto e che il presente non è riuscito ancora a lasciarsi alle spalle. Come ho detto e non posso che ripetere, nel momento in cui qualcuno di noi decide di essere arbitro dei destini altrui e si sente legittimato a tirare una linea di discriminazione, allora ognuno la potrà collocare dove la sua etica lo convince che sia opportuno. Quando poi si parla di contrapporre il bene di qualcuno alla sofferenza di qualcun altro, scadiamo nel più ottuso egoismo e in quel comportamento che, ben lungi dall'essere razionale, cioè dettato da un'analisi oggettiva e imparziale dei fatti, risponde semplicemente a esigenze di comodo e alle inclinazioni personali, come il preferire salvare un proprio congiunto anche a costo della sofferenza di sconosciuti, oppure anteporre il diritto alla vita di un proprio connazionale a quello di uno straniero, oppure ancora un umano a un non umano, e potrei andare avanti all'infinito o quasi. Quanto al secondo non argomento, non credo che le mie affermazioni sulla nostra capacità di costruire un paradiso in terra attraverso il rispetto reciproco e la rinuncia alle discriminazioni potessero essere equivocate tanto da affermare che non ricomprendessero la cura per i malati o l'aiuto per i più deboli. Anzi, al contrario, mi chiedo come una società che sfrutta i più deboli fra i deboli possa guardarsi allo specchio con orgoglio e addirittura arrivare a definire questo progresso. Per me, e secondo la mia filosofia eusebista, l'unico vero progresso consiste nell'aumento della consapevolezza e nel perseguimento dell'equilibrio. Non ci può essere consapevolezza da parte di chi si erge ad arbitro della vita, decidendo chi deve vivere e chi deve morire, chi deve immolarsi e a favore di chi. Non è un caso che proprio il termine sacrificio, retaggio delle più antiche e superstiziose culture dell'umanità, venga oggi utilizzato da chi compie vivisezione per descrivere l'utilizzo degli animali non umani. Essi vengono infatti letteralmente immolati a una scienza elevata a Dio, a causa di un sapere dogmatico che, come ho già avuto modo di dire, è autoreferenziale e pur essendo incompleto, inesatto e parziale, pretende di imporsi su tutte le altre idee, proclamandosi addirittura superiore e inconfutabile. L'esempio supremo di questo atteggiamento lo ha reso soltanto pochi giorni fa un noto ospedale che, attraverso un comunicato stampa, ha contestato la validità delle affermazioni di un paziente. Questo paziente aveva affermato di essersi curato attraverso una dieta vegana e addirittura di aver guarito il cancro che lo affliggeva. E la dichiarazione che questo istituto di cura ha rilasciato alla stampa, ve la leggo testualmente, affermava che ad oggi non esiste alcuna dimostrazione del valore della dieta come terapia oncologica, ma poi precisava nessuno studio in tal senso è in corso. Mi domando quale sia la scientificità in questo approccio, che allo stesso tempo nega la validità di qualcosa che dichiara di non aver studiato e addirittura di non voler studiare. È forse questa scienza? Oppure dogma? A ciascuno trarre le sue conclusioni. Eppure, navigando sul sito dell'Associazione Italiana Ricerca Cancro, si legge in modo inequivocabile che è da evitare l'uso di bevande gassate e zuccherate
che bisognerebbe basare la propria alimentazione esclusivamente su cibi di provenienza vegetale e che si dovrebbe evitare il consumo di carni conservate, in cui sono incluse tutte le carni in scatola, i salumi, i prosciutti e i wurstel, tanto da affermare che per esse non vi sia un limite al di sotto del quale probabilmente non vi sia rischio. La correlazione tra alimentazione e cancro è insomma qualcosa di così evidente da essere persino posto alla base delle norme di comportamento che una delle più importanti associazioni promotrici della ricerca sul cancro divulga in modo sistematico. A questo punto mi domando quante sofferenze, quanti ricoveri, quanti farmaci, quanti costi, quante morti si potrebbero risparmiare se ci si adoperasse realmente per debellare quei comportamenti noti che provocano le malattie più gravi, anziché accanirsi nella ricerca di trattamenti sintomatici, la cui massima prospettiva di miglioramento consiste nella riduzione degli effetti collaterali e nell'aumento della sopravvivenza media. Ecco, quindi c'è da un lato un immenso investimento di risorse, denaro pubblico e mezzi finalizzati alla ricerca di metodi che nel migliore dei casi si limiteranno a trattare dei sintomi, ma che non cureranno realmente. E invece, per contro, dall'altro lato, abbiamo informazioni già ampiamente note e in certi casi addirittura divulgate, che non soltanto potrebbero prevenire il verificarsi di quelle malattie, ma potrebbero anche curarle senza effetti collaterali e senza costi sociali o individuali. Non si tratta di una consapevolezza nuova o rivoluzionaria, tantomeno figlia dell'odierna ricerca. Era lo stesso Ippocrate, sul quale ancora oggi i medici giurano, ad affermare che il cancro non si cura con il ferro del chirurgo, ma con la dieta vegetariana e con le erbe. E sempre lui ammoniva: fa che il cibo sia la tua medicina, fa che la tua medicina sia il cibo. Insomma, in termini meramente matematici e statistici, quanto bene e con quale investimento si potrebbe perseguire opponendosi a un sistema economico che consente a pochi di arricchirsi facendo ammalare molti. Eppure le voci della comunità scientifica cosiddetta tradizionale si levano molto più spesso per condannare l'adozione di una dieta vegana anziché promuoverla, tantomeno per ottenere leggi o riforme fiscali che tutelino realmente la salute delle persone e ben prima che questa sia stata perduta. Mi duole molto e mi rattrista che invece di spendersi per cogliere quanto di buono può venire anche da chi offre un punto di vista differente, i miei contraddittori abbiano preferito dedicare il loro tempo per alimentare le contrapposizioni e addirittura per farsi gioco di chi porta idee alternative, cercando di minarne la credibilità e di persuadere il pubblico di esserne manipolato per scopi che tuttora stenterei a comprendere. Come me, infatti, tutti quelli che partecipano ad associazioni di volontariato lo fanno non già per ottenere un ritorno economico o un posto di potere, ma anzi sacrificano se stessi e il proprio tempo, non di certo le vite di altri, in nome dell'interesse, questo sì, di qualcun altro, che non sono loro stessi. Soltanto per onestà intellettuale sento la necessità di chiarire la modalità di acquisizione di alcuni di quei dati che sono stati esposti durante il dibattito del 17 marzo scorso. In una nota pubblicata il 16 gennaio 2014 sulla pagina Facebook dell'Istituto Mario Negri, che si legge, come cito testualmente, che per 6 italiani su 10 informati la sperimentazione sugli animali per scopi medici è accettabile. È sufficiente leggere la spiegazione metodologica per rendersi conto della reale portata di questo sondaggio. L'intervistatore, infatti, prima di rivolgere la domanda, ha letto a ciascuno degli intervistati la seguente frase, che vi leggo testualmente. Oggi le leggi della CE, che controllano la sperimentazione scientifica sugli animali, sono molto severe. Le gabbie devono essere pulitissime e di dimensioni adeguate e chi fa interventi chirurgici sugli animali deve dimostrare di essere in grado di farlo limitando al massimo le sofferenze. Inoltre oggi le sperimentazioni scientifiche sugli animali si sono molto ridotte e circa il 90% degli animali utilizzati per le sperimentazioni sono dei topi. E dunque veniva posta la domanda:
Alla luce di quello che ho appena detto, quanto ritiene accettabile la sperimentazione scientifica sugli animali per testare nuovi medicinali e nuove cure prima che arrivino all'uomo? Fa senz'altro sorridere che chi ha la presunzione di voler informare il prossimo e accusa gli altri di disinformazione esordisca menzionando al presente un organismo sovranazionale, la Comunità Economica Europea, che ha cessato di esistere nel 1992, cioè ormai 22 anni fa. Già da questo forse si potrebbe legittimamente dubitare della veridicità e dell'esattezza delle informazioni, che comunque nell'utilizzo di espressioni come pulitissime, dimensioni adeguate oppure limitando al massimo le sofferenze, non soltanto non contengono alcuna delle definizioni di legge, ma sono del tutto valutative, arbitrarie e di parte. Insomma, potremmo dire che quello che è stato fatto è l'operazione che nel gergo giuridico si chiama subornazione del testimone, cioè suggerirgli quello che deve dire. Mi chiedo cosa avrebbe risposto la stessa persona se invece di fare riferimento a organismi estinti e a termini astratti fosse stata interpellata sulla sua condivisione di ciò che il decreto legislativo 116 del 1992, cioè la norma attualmente vigente in materia, definisce come esperimento. E leggo testualmente l'articolo 2 di tale norma, che recita: l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni. La vera informazione non richiede manipolazioni e non ne accetta, ma anzi si apre al contraddittorio nella consapevolezza che esso potrà portare chiarezza, rafforzando le buone idee e favorendo, in questo caso sì, il vero progresso. Mi rattrista anche il fatto che chi afferma di lottare per il bene e contro le sofferenze altrui si senta in diritto o perfino in dovere di determinare anche quale sia il bene degli altri, anziché ascoltarne le reali esigenze, e non tenga in nessuna considerazione il bene morale, limitandosi ostinatamente a una visione meccanicista e monodimensionale dell'essere umano. Costoro che valore danno al bene, all'interesse e alla serenità di quell'80% di persone contrarie alla vivisezione o anche semplicemente a quello che loro definiscono come 40% della popolazione? L'ho detto e lo ripeto, il bene non si può costruire fondandosi sul male, il bene di alcuni a prezzo del male di altri, il vantaggio di un gruppo a danno di altri gruppi. Finché non riusciremo neppure a cercare tutti insieme un equilibrio che ci renda parte integrante di quel pianeta sul quale esistiamo e di tutti i suoi abitanti che non sono soltanto umani, io credo che avremo ben poco da insegnare e ancora meno da tramandare a quelli che verranno dopo di noi e che riceveranno un retaggio fatto di egoismo, presunzione, odio reciproco e del diverso, logica del più forte e sicuramente troppa ipocrisia perché alcuna delle nostre riflessioni possa sembrare fondata. Grazie.